Sto per dire una cosa che mi fa un po' vergognare. Io, Giulia Mazza, a 29 anni, sono dipendente dal mio telefono. Ed è da tanti mesi che continuo a dirmi, riesco a farne a meno. Ci provo, non ce la faccio. A volte non ho nemmeno voglia di farne a meno. Seppure io sappia quanto male mi faccia. Del tipo che non ho proprio voglia di dire mi allontano dal telefono per un po'. Sei la tipica persona, quando voglio smetto. Continuo a dirmelo, però non voglio smettere. E questo penso sia il problema più grave in assoluto. E non parlo soltanto del fatto che lo uso tanto, perché penso sia una delle cose più comuni al momento, ma è come lo uso. Lo uso veramente tanto per anestetizzarmi, per non sentire, per in un qualche modo riempire un vuoto. E sono veramente stufa. Cioè io mi sveglio la mattina e la primissima cosa che faccio è prendere in mano il telefono. Non per fare molto, perché non è che chissà chi mi abbia scritto, non mi scrive nessuno, ma per controllare i social, controllare se magari in caso forse mi abbia scritto quella persona. E il più delle volte mi trovo semplicemente ad aprire il telefono per poi mettermi su un telefilm, così che io riesca a non ascoltarmi e andare avanti con la mia giornata. E ne sto parlando non perché io lo abbia risolto, anzi, ma perché sono convinta di non esserla sola. Ogni volta che porto un tema su questo canale è principalmente perché voglio ragionarci su e voglio leggere che cosa ne pensate voi. Perché non sembra, ma in realtà io leggo tutti i commenti e c'è un motivo per cui non rispondo e magari ne parlerò nel prossimo video. Non saprei dirti quando è che mi sono accorta di aver questo problema. È stato semplicemente un accumulo di cose, come per esempio non avevo più voglia di aprire un libro, anche se mi ero dato il semplice scopo di leggere 5 pagine al giorno, non avevo proprio voglia. Avevo voglia della dopamina che mi dava guardare il telefono e scrollare sui TikTok. Oppure le serate che magari ero quelle poche serate che faccio con gli amici, magari semplicemente ogni tanto prendevo il telefono per controllare le notifiche su Instagram. Ok, che io ho questa mania che devo avere inbox zero, devo avere zero email da leggere e devo avere zero notifiche perché è una cosa che mi manda in bestia. E poi ci sono. Se tu sei una di quelle persone che ha 1532 email ancora da leggere, come fai? Come fai? Ma sicuramente una delle cose che trovo più distopiche è il fatto che mi porto il telefono in doccia. Non per scrollare, perché con l'acqua non si riesce a scrollare. Me lo metto di lato mentre mi faccio la doccia, guardo un pezzo di un telefilm. Devo essere costantemente intrattenuta, se no il mio cervello pensa. E io, a quanto pare, non voglio in nessun modo che il mio cervello pensi. Magari anche a te è capitato di prendere in mano il telefono quando stai guardando un film, anche se ti piace il film, semplicemente perché devi fare un'altra cosa in contemporanea. Oppure sei a cena, qualcuno va in bagno e tu subito prendi in mano il telefono. Oppure arrivi alla fermata dell'autobus e subito prendi in mano il telefono. Casualmente ti svegli la notte e ti metti a guardare Instagram. E mi sono accorta che non è più un'abitudine, ma sta diventando un qualcosa di meccanico e automatico dentro di me. Cioè, vedo proprio il mio dito che ormai sa come. Cioè, avendo gli occhi chiusi potrei tranquillamente andare su Instagram e su TikTok. Mi sono data varie motivazioni per cui faccio così. Uno sicuramente è il mio bisogno di distrazione. È come se avessi questo continuo bisogno di essere sempre impegnata, di aver sempre qualcosa da fare. E nel momento in cui ho un momento vuoto, la mia mano va lì. Non voglio stare da sola con i miei pensieri. E forse anche a te magari fa paura, no? Stare da solo con i tuoi pensieri, le tue emozioni. E poi c'è questa paura di rimanere indietro, questa finta urgenza che mi fa pensare sempre devo sapere cosa sta succedendo, devo essere aggiornata, non posso perdermi nulla. Ma il problema è che mi sto perdendo parti e anni della mia vita a fare in modo di essere sempre aggiornata. E poi ovviamente c'è la ricerca di una validazione, che per quanto sia terribile, sbagliata, siamo d'accordo, sbagliata, è terribile, no, non si dovrebbe, mi ritrovo qui. Ogni
like, ogni notifica, ogni commento è un piccolo messaggio di ti vedo, esisti, vali. Ed è sbagliato e lo so perfettamente che è sbagliato. E so che è la cosa più tossica che possa succedere nei social media, lo so. E vorrei dare la colpa alle corporate perché hanno creato queste app fatte così bene, fatte esattamente con questo scopo. Di creare una persona come me, dipendente dal telefono, dipendente dal contenuto, dipendente dai video. Il telefono per me è diventata la soluzione facile a tutte quelle emozioni che potrebbero dare fastidio. L'ansia, tristezza, solitudine. E per quanto questo sia uno strumento così potente nelle mani degli uomini, sono io uno strumento nelle sue mani. Però continuando a stare al telefono mi rendo conto che mi sto togliendo la possibilità di essere presente nel momento. Mi sta togliendo la concentrazione, la creatività, il silenzio. Perché se ci pensi, quando è che hai avuto le idee migliori? Magari sotto la doccia, il classico sotto la doccia, o magari mentre stavi guidando e puoi soltanto concentrarti sulla strada e magari c'è della musica di sottofondo, o magari la radio neanche prende in quel momento. Magari non hai Spotify perché è una macchina vecchia, non lo so. E mi rendo conto che se non lasci spazio al silenzio, se non lasci spazio alla noia, non lasci spazio alla creatività e alle idee. Quante volte, più di quanto vorrei ammettere, ho tagliato corto delle conversazioni con amici perché dovevo stare dietro al telefono perché stava succedendo qualcosa, dovevo rispondere a un commento, dovevo rispondere a quel messaggio quando avevo una persona davanti a me. E poi mi sento sola in presenza degli altri. È colpa mia che scelgo uno schermo. E poi ovviamente mi sta togliendo il tempo. Ovviamente mi sta togliendo tempo. Perché quelle 2 ore che passo a scrollare su TikTok potrei passarle a pulire casa. Anche semplicemente a guardare un film, ma che abbia un senso. Non che siano i 3 secondi di video che tra 10 minuti già mi sono dimenticata. Con questo non voglio dire che non voglio più guardare il telefono, devo essere sempre produttiva. No, dovrei avere un qualche tipo di intrattenimento più sano. Anche le serie TV che mi guardo ogni singolo momento della mia vita. Meglio di scrollare su TikTok, ma comunque, se sono costantemente presenti nella mia vita, cominciano semplicemente a riempire i silenzi. Continuano ad anestetizzarmi per paura di sentire qualcosa. Ma in questo modo anestetizzo anche le emozioni positive. I momenti peggiori sono quelli in cui me ne rendo conto, ma non riesco a smettere. I momenti in cui mi dico, sai cosa, prima di andare a letto oggi mi leggo 5 pagine di libro. Sì. No, non stare al telefono, no. 5 minuti dopo sono al telefono. Ed è un ciclo, perché ti senti male al riguardo, ti senti vuoto e allora scrolli per riempire il vuoto. E continua. Non ce l'ho ancora fatta, ma ci sto provando. Sempre un po' montagna russa. Un giorno in cui va benissimo, un giorno in cui va malissimo, ma sto provando ad uscirne. Mi sono messa un'app che mi blocchi i social dalle 10:30 di sera alle 9:30 di mattina. Ed è utile avere questo tipo di blocco che non puoi posticipare. Non parlo di quello dell'iPhone che puoi posticipare di 15 minuti perché è troppo facile. Sto usando un'altra app, non sponsor, no ad, no niente. È un'altra app che mi costringe ad andare nell'app e aspettare almeno 30 secondi per poter poi cliccare, per poi dopo sbloccare quella specifica app per quanti minuti decido, quindi tra i 5 e i 15. E poi dopo se voglio risbloccarlo devo ritornare sull'app e però i secondi aumentano, quindi comincia ad essere un minuto. Diciamo che rende più difficile accedere a queste app. Se ti interessa quale app sto usando, chiedilo nei commenti e ti rispondo, giuro che ti rispondo. Ci provo. Magari nel prossimo video spiego il perché non sto rispondendo troppo nei commenti. Giuro, mi dispiace, li leggo, mi dispiace. Sto cercando anche di crearmi dei momenti in cui non guardo lo schermo. Sto andando a correre e per quanto, ok, può farmi bene, eccetera, non lo faccio tanto per la corsa di per sé, ma perché sono 20-30 minuti in cui non sono al telefono, non ho uno schermo davanti, semplicemente ho della musica.
Potremmo parlare del fatto che anche quella stimoli un rilascio di dopamina, però con calma, con calma. E un'altra cosa è, sto cominciando a giocare più spesso a scacchi dal telefono, così che comunque ho in mano il telefono, però sto facendo qualcosa di più attivo e mi piace pensare anche a qualcosa di migliore per me stessa. Se anche tu ti senti intrappolato e dipendente da questo telefono, tanto il fatto che tu stia guardando un video su YouTube che non è di 1 minuto, ma spero sia un po' più lungo, vuol già dire tanto. Sii fiero di te che tu sia riuscito a vedere questo video fino alla fine. Non perché è il mio video, perché sei riuscito ad avere un lasso di attenzione più lungo di 1 minuto. A meno che tu non sia andato nel frattempo a guardare altre cose sui social. Ricordati che è un sistema che è stato costruito per tenerti lì. Le app, i social media sono fatti in questo modo per tenerti lì. E non deve essere per forza uno stacco al 100% da un giorno all'altro, almeno questo non funziona per me, mi metterebbe semplicemente ansia. Magari per te può funzionare, non lo so. Ma se hai altri consigli, ti prego, condividili con tutti quanti noi che siamo qua. Mi è stato detto anche che la meditazione può servire tanto, perché ti permette di ascoltare quei silenzi e stare nel silenzio, per quanto faccia paura. Magari è una delle prossime cose che implementerò. E sicuramente il fatto che io sia sempre al telefono non mi aiuta a sviluppare meglio determinate relazioni o il mio approccio alle relazioni o anche semplicemente a imparare a difendere me stessa, come ho detto in questo video. Grazie. Ciao.